Minecraft sta per cambiare per sempre. La notizia non è andata virale, ma poco tempo fa iPixel ha pubblicato sul suo forum un annuncio che potrebbe cambiare e rivoluzionare non solo il server più famoso di Minecraft al mondo, ma l'intera esperienza che abbiamo sul gioco a cubi più giocato di sempre. Potresti pensare che siano i soliti aggiornamenti e bug fix, ma fidati, questa volta è qualcosa di assolutamente diverso. Iniziamo da iPixel Skyblock. Chiunque giochi su iPixel sa quanto Skyblock sia una delle modalità più amate e giocate di tutto il server, ma cosa c'è di nuovo? Beh, preparati, perché finalmente stanno lavorando sull'aggiornamento Foraging, che hanno annunciato ben 3 anni fa e che finora sembrava essere finito nel dimenticatoio. Esatto, 3 anni di attesa e di meme sul fatto che fosse diventato un po' un'altra leggenda metropolitana, un po' come Hytale. Ma finalmente qualcosa si sta muovendo e non stiamo parlando solo di piccoli miglioramenti qua e là, ma di un aggiornamento gigantesco che potrebbe cambiare le carte in tavola. Ma quindi cosa stanno pianificando esattamente? iPixel vuole rendere Skyblock e il server in generale il più innovativo possibile e per farlo dovrà superare un grosso ostacolo, ovvero allontanarsi dalla versione 1.8.9 di Minecraft che ormai ha più di 10 anni alle spalle. La questione è particolarmente delicata perché il 70% dei giocatori di Pixel gioca ancora su questa versione ed è una base enorme di utenti, quindi capisci che un cambiamento così grande richiede molta attenzione. Ma il team dei Pixel è pronto a fare il grande salto, infatti hanno annunciato che stanno seriamente pensando di aggiornare il server alla versione più recente di Minecraft, il che significa solo una cosa: tantissime nuove funzionalità. Infatti, passando all'ultima versione, potranno finalmente introdurre tutte quelle novità che abbiamo visto in Minecraft negli ultimi anni e che sui pixel non c'erano. Nuovi blocchi, mob, oggetti e soprattutto l'elytra. Sì, immagina di poter volare nelle skyblock con le ali, esplorare in maniera totalmente nuova e vivere avventure mai viste prima. Non sarebbe pazzesco? Ma non è finita qui. iPixel ha già mostrato alcune anteprime di quello che ci aspetta nei prossimi aggiornamenti. Parliamo di nuovi mob come pesci, tartarughe, rane e persino mob personalizzati per la modalità Skyblock. Ora, una delle domande più grandi è: iPixel passerà davvero all'ultima versione di Minecraft? So che molti di voi stanno già pensando: oh no, se non c'è più la 1.8.9 non giocherò mai più su iPixel. Ma aspetta, non è tutto così tragico come può sembrare. Infatti sembrerebbe che vogliano lasciare anche la compatibilità alla 1.8.9 in modo da poter accontentare tutti, ma ci torneremo presto. Per anni iPixel ha utilizzato Spygot, una sorta di interfaccia di programmazione che permette di creare e installare plugin per personalizzare i server di Minecraft. Ma a un certo punto le cose sono diventate un po' più complicate. iPixel ha iniziato a fare così tante modifiche aggiunte uniche al loro server che Spygot non riusciva più a starci dietro. Così hanno creato la loro versione personalizzata, che hanno chiamato Hygot. Questo ha permesso ai Pixel di avere il pieno controllo sul proprio server, implementando tutte le funzioni che volevano, ma ha anche significato che Hygot è diventato sempre più diverso da Spygot, e quindi c'è un lato negativo in questa storia. Hygot, col tempo, è sì diventato super personalizzato e pensato per le esigenze dei Pixel, ma ora è troppo difficile mantenerlo aggiornato con le nuove versioni di Minecraft. Ma iPixel ha continuato a innovare e migliorare il loro stesso sistema, ed ecco perché stanno pensando di fare il grande salto, anche se questo richiederà un lavoro enorme. Immagina di dover aggiornare oltre 100.000 righe di codice distribuite su oltre 1000 file. Non è proprio una passeggiata, te lo garantisco. Ma facciamo un passo indietro. Il team di Pixel sa benissimo che molti giocatori adorano le vecchie meccaniche di Minecraft 1.8.9, specialmente nei minigiochi come Bed Wars e Skywars, quindi sembrerebbe abbiano in mente un'idea che potrebbe accontentare tutti. Stanno pensando di creare versioni separate di questi minigiochi. Quindi potremmo vedere una versione di Bed Wars con le vecchie meccaniche di combattimento e un'altra con le meccaniche più nuove. Ad esempio potrebbe esserci una Bed Wars in 1.8.9 e una Bed Wars alla 1.21. Così potremo scegliere noi lo stile di gioco che preferiamo, senza rinunciare a tutto il resto. Ovviamente questa idea potrebbe estendersi anche a tutti gli altri minigiochi presenti sul server, come le Skywars, il Survival Games, le UHC. Questo è un cambiamento enorme che dimostra quanto iPixel stia ancora cercando di ascoltare la community e soddisfare i gusti di tutti. Ma non è finita qui. Ovviamente un'altra delle novità che stanno per introdurre sarà un pacchetto di texture personalizzato che servirà per creare inventari e menu personalizzati, simili a ciò che altri server come Origin Realms e MCC Island hanno già fatto. Qualcuno di voi potrà sicuramente pensare che potrebbe ridurre leggermente gli FPS o richiedere potenza di calcolo infinita sul proprio computer, ma sono sicuro che stanno già lavorando a ottimizzare anche questa questione
facendo in modo che noi giocatori non ci accorgeremo nemmeno di avere una texture. Non sappiamo esattamente quando verranno implementati questi cambiamenti, questo mega aggiornamento di iPixel. Potrebbe passare qualche mese, magari qualche anno, non si sa. Potremmo dover addirittura aspettare l'uscita di Hytale o di GTA 6. Vediamo chi arriva prima. Ma quello che è certo è che quando questo aggiornamento arriverà su iPixel sarà un evento epico che cambierà per sempre iPixel e molto possibilmente Minecraft, perché avvicinerà un sacco di utenti a una versione di gioco completamente nuova e rivista. Per oggi è tutto, iscriviti al canale, lasciami un mi piace e dimmi qui sotto nei commenti cosa ne pensi di questo mirabolante aggiornamento del server iPixel.